Compositori. E le compositrici? Ciao, sono Maria Argentiero, insegno pianoforte in un liceo musicale e su questo canale pubblico video di divulgazione musicale. Oggi proverò a spiegare perché, nel corso della storia della musica, sembra che gli uomini occupino uno spazio maggiore rispetto alle donne, soprattutto nell'ambito della composizione. Il motivo principale va ricercato nel contesto sociale in cui vivevano le donne, cioè un contesto che non riconosceva le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso all'istruzione e nell'esercizio della professione musicale. Lo studio della musica per la donna era segno di buona educazione. Una qualsiasi ragazza di buona famiglia, soprattutto se figlia di musicisti o compositori, sapeva cantare, sapeva suonare uno strumento, magari per allietare gli ospiti, ma non era ammesso che la musica diventasse una professione, perché questo avrebbe portato la donna a quella indipendenza, a quella emancipazione che il mondo maschile non voleva accettare. Si riteneva difatti che solo gli uomini avessero le doti intellettuali per dedicarsi alla composizione e farne un mestiere. Nonostante questo divario tra uomini e donne, è possibile comunque segnalare donne di grande rilievo artistico già a partire dal Medioevo. Ad esempio la monaca benedettina Hildegard von Bingen, Sant'Eldegarda, che fu autrice di canti religiosi, la contessa Beatrice de Dia, esponente della scuola trobadorica che cantava l'amor cortese, Francesca Caccini, figlia di Giulio Caccini, prima donna a comporre un'opera lirica, la monaca Raffaella Aleotti, prima donna a pubblicare una raccolta di musica sacra, Fanny Mendelssohn e Clara Wieck, pianiste e compositrici eccellenti e rispettivamente sorella e moglie di Felix Mendelssohn e Robert Schumann. Emilia Gubitosi, prima donna a conseguire il diploma di composizione, e siamo nel 1906. Nel Novecento la graduale conquista dell'emancipazione femminile si accompagna ad una sempre maggiore affermazione della donna anche in ambito musicale, donna ormai protagonista a pieno titolo del processo di trasformazione del linguaggio musicale. I nomi femminili iniziano a moltiplicarsi: Germaine Taillefer, Nadia Boulanger, Sofia Gubaidolina, Ada Gentile e tante altre. Nella guida alle donne compositrici dal Rinascimento ai giorni nostri di Adriano Bassi potrete sfogliare le biografie, le opere principali, potrete consultare elenchi discografici, bibliografici e potrete anche leggere le interviste a compositrici viventi e ancora in attività. Vi segnalo inoltre la Fondazione Donne in Musica della compianta Patricia Adkins Keaty, che dal 1978 promuove e sostiene il ruolo delle donne come compositrici, creatrici di musica, e nella descrizione del video vi lascio il link al sito della fondazione. Se il video è stato di vostro gradimento, condividetelo e se vi va iscrivetevi al canale. Grazie e a presto!